Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del GTX 2 di Cube Control. Io l'avevo incontrato per la prima volta alla fiera a Dortmund e personalmente lo trovo il più bel volante uscito dalla penna degli ingegneri di Cube Control. Ma per parlare di tutte le sue funzioni, mettetevi comodi. Sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare del volante GTX 2 di Cube Control. Volante dal diametro di 30 cm o 32 cm. Questo perché è possibile nel loro shop andarlo a configurare nel diametro che preferite, mantenendo questo genere di linea. Questa è la configurazione da 30 cm. In realtà ci sono anche queste altre maniglie che possono essere tranquillamente sostituite e vanno a modificare quello che è il diametro del volante. La sostituzione in realtà avviene in maniera semplice. Si vanno a svitare queste tre viti, qui in alto, qui al centro e qui in basso. Si sostituisce in realtà questa piccola plastica nella parte alta, ma ci vogliono veramente 5 minuti per sostituirle entrambe. Mi sono divertito ad utilizzarlo sia in configurazione da 30 che in configurazione da 32 e con molto stupore devo dire che mi sono trovato bene anche con la configurazione da 32, anche se nella mia quotidianità tendo sempre a giocare con volanti dal diametro da 30. Altro aspetto che voglio sottolineare delle impugnature è il materiale. È lo stesso materiale che troviamo nell'F-Core, è lo stesso materiale che ritroviamo anche nella loro versione Mercedes. È una finitura che direi al tatto vellutata, offre un ottimo grip e al contempo rimane sempre molto pulita. Non trattiene veramente residui di pelle, di polvere di nessun tipo, sono ottime sia utilizzate con i guanti e senza. E anche la forma ergonomica l'ho trovata sempre ottima, sia in questa configurazione ma anche in quella da 32, perché comunque la linea in cui il pollice si va ad inserire nell'appoggio rimane pressoché identica. Aspetto interessante che seppur le maniglie si possono intercambiare, il sistema di ancoraggio è molto solido e compatto una volta ristrette tutte quante le viti, che anche in questo caso sottolineo sono di tipo Torx, personalmente le mie preferite perché tendono a dare più agio per poter stringere più con forza e hanno una tendenza molto più bassa rispetto alle brugole ad andarsi a rovinare. Come già vi ho detto nell'antefatto, esteticamente è uno dei miei volanti preferiti. Voglio sottolineare anche che il disegno di questo volante nasce anche da un'esigenza del reale e nasce da una collaborazione che Cube Control ha fatto con Jazz. Cercherò di mettere anche qualche video per farvi vedere anche la versione che hanno fatto per loro senza lo schermo e tengo a sottolineare che anche i materiali utilizzati per questo sono gli stessi identici che vengono utilizzati nel volante reale. Ma piano piano andremo a snocciolare quelle che sono tutte le novità. A livello di dotazione pulsanti abbiamo 10 pulsanti RGB. Cerco di farvi vedere il click e anche il rumore. Ragazzi, i migliori pulsanti che ho visto montare a Cube Control sono lo stesso modello che viene utilizzato anche nel volante Mercedes. Ragazzi, mi piace tantissimo, molto pieni, feedback tattile davvero deciso
e si fa sentire. Queste sono poi in fondo anche le esigenze dei piloti reali di avere un pulsante con una determinata corposità durante la pressione e un feedback tattile che abbia un effetto molto tangibile. Per quanto riguarda gli adesivi, ve ne vengono forniti veramente di tantissimi tipi. Ce ne sono un tipo con uno sfondo trasparente e alcuni tipi con lo sfondo nero, personalmente di ottima qualità, e si integrano anche bene con gli spazi dei pulsanti. Faccio presente che il cappuccio del pulsante è in plastica trasparente e nella parte centrale ha una satinatura più compatta che non permette al LED di illuminarvi in maniera diretta. Nella parte alta abbiamo queste levette con un piccolo anellino RGB che va ad illuminarsi quando le attiviamo. Riguarda uno dei micro switch che ho sempre adorato di Cube Control, soprattutto perché con l'implementazione software funzionano sempre premendo lo stesso pulsante. Esempio, pulsante 1 quando lo premiamo, pulsante 1 quando lo spengiamo, con l'attivazione dei fari sono perfette. Interessante il fatto che l'illuminazione si attiva solo quando avete attivato quella funzione. Nella parte centrale troviamo i soliti funky switch direzionabili, premibili e rotabili, questi sempre con una cover in alluminio anodizzata blu, sempre con il logo Cube Control serigrafato bianco nella parte centrale. Sono pressoché identici a tutti i modelli penso che ho provato di Cube Control. Nella parte centrale 3 encoder rotativi, vi faccio vedere il click, ve lo faccio anche sentire. Decisi nella spaziatura, personalmente mi sono sempre piaciuti. In questo caso le cover sono in alluminio. Nella parte intorno ci sono dei LED RGB che naturalmente possono essere utilizzati tramite configurazione SIMAB anche per dare segnali di telemetria, ma ve ne parlerò un pochino più avanti. Poi abbiamo nella parte del pollice questi altri rotary, vi faccio vedere e sentire il click, sono sempre i miei preferiti. In questo caso posizionati bene, vi faccio vedere con la mano, c'è molto spazio e non andrete mai ad urtarci, sono tranquillamente utilizzabili con piccoli spostamenti. Il click è deciso, trovo impossibile potersi sbagliare nelle regolazioni. Per terminare la dotazione pulsanti arriviamo alla parte dietro, ci sono queste levette direzionali su e giù che attivano 2 pulsanti diversi. È una nuova implementazione che non avevo mai visto in Cube Control, li ho trovati davvero utili, soprattutto utilizzati in questo modo qui, personalmente super comodi. In realtà hanno una funzione anche utilizzati in quest'altro senso, però la trovo un po' più scomoda soprattutto nelle sessioni di guida. Invece il poterlo utilizzare soltanto dandogli un piccolo colpetto, personalmente con funzioni di DRS e KERS, forse sono la migliore implementazione. Arriviamo poi alla struttura del volante. Nella parte dietro abbiamo alluminio, in questo caso a stampo, è una lavorazione ragazzi industriale di altissimo livello, e al momento che io conosco solo Cube Control ha portato questo genere di lavorazioni nel mondo artigianale dei volanti per il sim racing. Poi è un po' riduttivo questo discorso perché ormai loro collaborano con molti brand di auto reali per costruire anche volanti reali. Comunque rimane un'azienda artigianale che ha portato una tipologia di lavorazioni che fino ad oggi non esisteva nel mondo della simulazione sicuramente. Nella parte frontale, novità, abbiamo una cover in nylon e carbonio. In realtà, come ho detto all'inizio, è lo stesso materiale che viene utilizzato nel volante reale. Ormai questo genere di compositi vengono utilizzati anche nel mondo reale e anche per parti che devono avere determinati tipi di resistenze. Personalmente anche a livello estetico a me ha colpito da subito e mi è davvero piaciuto, soprattutto perché anche questo genere di lavorazioni consentono di creare una tipologia di giochi che altrimenti fatti in un altro modo non sarebbe possibile. E questo è il motivo per cui personalmente mi ha colpito già da quando l'ho visto a Dortmund, quando ce l'ho avuto tra le mani, e soprattutto in questo caso in questa colorazione bianca. Per me è stupendo. Naturalmente è possibile ordinarlo anche nella configurazione nera, che sarebbe la configurazione base. C'è poi la colorazione rossa e la colorazione verde. Personalmente il bianco con illuminazione di questo tipo, che riprende un po' il mio logo, a me fa impazzire. E vi faccio notare soprattutto anche qui nella parte bassa, con questo tipo di giochi non sarebbero possibili se non con questo genere di materiali, rimanendo sempre anche in una determinata fascia di prezzo, perché naturalmente si possono fare anche in altri materiali, ma poi i prezzi lieviterebbero in maniera
vertiginosa. Per quanto riguarda la versione che mi è stata mandata, come ho detto è bianca e vi dico che è un bianco perlato e metallizzato. Non so se con tutti i video che vi manderò si percepirà la tipologia di colorazione, mi è piaciuta tantissimo, e anche il tipo di verniciatura dal mio punto di vista di altissimo livello, molto bello poi che continua anche qui un pezzettino nella parte delle impugnature. Ragazzi, a livello estetico mi piace davvero tanto, non so se si è capito. La sensazione di assemblaggio e robustezza sempre di alto livello, ma in linea con quella che è la qualità che fino ad oggi, da quando faccio recensioni anche di Cube Control, ho trovato nei loro prodotti. Sempre a livello estetico, in questo caso la fa da padrone uno schermo da 5 pollici. Abbiamo una risoluzione di 854 x 480 pixel, molto definita e dettagliata, e naturalmente la grandezza aiuta ad avere qualsiasi tipo di scritta. Abbiamo poi una serie di LED RGB nella parte alta per i girimotori e una serie da 3 e 3 LED per le bandiere, naturalmente tutti configurabili tramite SIMAB, e in questo caso la dashboard che vedete è proprio quella fornita direttamente da Cube Control, che ben si integra con quelle che sono le linee del volante. Arriverei a parlarvi della parte dietro. Come ho detto, una struttura totalmente in alluminio creata a stampo. Questo offre di mantenere il peso del volante con lo schermo sotto il 1,5 kg e di creare dei giochi di linee che non sono possibili fatti al CNC. Nella parte sotto troviamo il solito connettore Q-Con di Cube Control, connettore magnetico che rende facile la connessione e la disconnessione della parte USB di alimentazione del volante. Nella parte qui di lato abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento del volante. L'hanno abbastanza infossato nella parte dietro, sicuramente per non far sbagliare nessuno nell'andarlo a premere. In realtà lo dita molto grandi, ma niente di complicato per andarlo a spegnere ed accendere, e funzione ottima perché in molti casi io utilizzo il PC anche quando non gioco e lo voglio totalmente spento. Per quanto riguarda invece il collegamento con il quick release, c'è sempre il solito distanziale alto intorno ai 4 cm. Faccio anche qui sempre presente che i 6 fori disponibili ce ne sono 3 già filettati e 3 non filettati. Questo perché consente, a secondo del tipo di quick release che avete, di essere montato nel modo corretto, e tendenzialmente bastano anche solo 3 viti per avere una connessione stabile e inamovibile. Naturalmente, se volete, potrete montare dove possibile anche le altre viti. Ma il sistema è studiato perché il volante può essere montato con un quick release sia montando le viti in questo modo, ma ci sono anche quick release che non hanno accesso nella parte dietro e dovrete montarle dal volante verso il quick release. Arriviamo poi alla parte del cambio e della frizione. Sono le solite versioni Pro di Cube Control. Per quanto riguarda il cambio, struttura in alluminio e carbonio, sempre presenti i cuscinetti a sfera che danno una fluidità molto particolare a quella che è la loro cambiata, e sono sempre insonorizzati. E faccio sempre presente che anche la tipologia di click e di sensazioni che vi danno i Cube Control sono diversi da molti altri tipi di volanti, per il fatto che la parte del fulcro di rotazione della paletta è nella parte centrale, vedete? E vi dico che l'effetto, soprattutto per il movimento che fanno, è un po' diverso rispetto a tantissimi altri volanti. Essendo io un amante, quando cambio volante, di avere sotto vari punti di vista sensazioni diverse, mi piace tantissimo. Per quanto riguarda le regolazioni, Cube Control ne ha sempre tantissime. Si può spostare il paddle più internamente o più esternamente, e in realtà si può inclinare l'asse del braccetto e quindi, volendo avvicinare o allontanare quello che è il paddle. Come al solito, io vi dico personalmente, li ho trovati sempre ottimi nella posizione con cui me li hanno mandati. Il tipo di cambiata ha uno stacco molto netto sia nel momento dello sgancio e sia nel momento in cui avete premuto totalmente il paddle, visto che c'è una sorta di fine corsa nella parte finale. Si può spostare di qualche millimetro e in realtà darvi una corsa maggiore o minore a secondo delle vostre esigenze. A livello elettronico c'è un sensore di Hall, e preciso anche in questo punto che è lo stesso sistema che verrà utilizzato anche nell'auto reale da corsa. E questo solo per sottolineare la qualità di materiale hardware che viene utilizzato in questo volante per ogni sua componente. Anche per quanto riguarda la frizione abbiamo un sensore di Hall. Per quanto riguarda la parte elettronica, il feedback, c'è una molla a torsione nella parte interna, c'è sempre un fine corsa, anche in questo caso regolabile, in modo che possiate decidere quale sia la corsa massima. In questo caso è posizionato nella corsa più breve, volendo ne potrete avere di più. Anche qui, dal mio punto di vista, sono veramente regolazioni
molto di fino, perché trovo già ottimo il posizionamento così com'è. Non so effettivamente chi poi nel tempo vada a fare anche questo genere di modifiche. Anche in questo caso la parte del perno scivola all'interno di due cuscinetti ad olio e anche qui l'effetto di fluidità della frizione è davvero eccellente. E per quanto riguarda poi anche la parte dei paddle, io sottolineo sempre il livello di smussatura che Cube Control fa, perché personalmente sono i migliori. L'effetto che danno al carbonio con questo genere di rifiniture non le ho mai trovate in nessun altro brand. Arriviamo poi a uno degli aspetti che gli amanti dei LED reputano più importante, ed è la configurazione, e ho fatto due video per voi sia del loro software sia di SIMAB. Eccoci alla versione del software Cube Control GTX 2 e siamo adesso alla versione 1.20. Naturalmente ci saranno sempre nuovi aggiornamenti soprattutto di questa applicazione. In questa prima schermata possiamo andare a vedere il corretto funzionamento di tutti i tasti input e rotary. Nella parte destra abbiamo il modello, il firmware e il tipo di connessione, in questo caso USB. Nella parte centrale, come vedete, l'immagine del volante. Potreste averla diversa nel caso ancora non fosse uscita pubblicamente questa versione. Nella parte destra abbiamo le varie schede. Andiamo alla seconda scheda e qui naturalmente potete andare a variare la colorazione come meglio credete, e quella che sceglierete in questa fase sarà la colorazione quando accenderete il volante. Personalmente ho deciso di lasciare tutto quanto spento tranne la parte del monitor, che in questa fase non si può spegnere, ma naturalmente avete la possibilità con il tastino di spegnere anche il monitor. Io, come vi ho detto, tengo tutto praticamente spento. Questo perché gestirò la colorazione tramite SIMAB. Le uniche illuminazioni che ho scelto sono quelle per queste levette. Questo perché sono le uniche che non sono gestite da SIMAB, proprio per il loro funzionamento. In realtà perché, per come è strutturata la scheda, ogni volta che voi date un input, in realtà anche se una levetta invia solo per qualche centesimo di secondo l'input di segnale di funzionamento, e quindi vedete soltanto quando la tirate all'insù si va a accendere. Questo al momento SIMAB non lo gestisce. Tengo però a farvi notare, per chi già l'ha visto, che in realtà la volevo fare bianca, non sono riuscito, selezionando il bianco, ad averla effettivamente bianca come piaceva a me. In realtà, andando a creare le varie sfumature per vederla effettivamente bianca, ho trovato questo incrocio di colori. Arriviamo adesso alla terza scheda e qui sempre nella parte destra potete andare a controllare il funzionamento di tutti i tasti. Potrete decidere la velocità di rilevamento degli encoder. Io in questo caso ho scelto 60 millisecondi. Nella parte sinistra abbiamo i pulsanti del cambio e potete calibrarli. Vi basterà cliccare Calibrate, tenere il cambio premuto e cliccare Calibrate. Lo rilasciate e l'avrete calibrato. Stessa cosa naturalmente anche per il pad di destra. Arriviamo alle frizioni. Per prima cosa potrete decidere come devono funzionare. Su Disable abbiamo che ogni frizione funziona in modo indipendente, e questo potreste utilizzarla per esempio come acceleratore e freno, magari per chi ha qualche disabilità. Oppure lo andrete a far funzionare come un dual clutch. Come master e slave potrete scegliere il destra o il sinistra. In più, con questo slider qui andrete a decidere quanto segnale dovrà avere il pad che avete scelto. Naturalmente potete cambiare questo valore sia con questo slider, ma vi basterà tenerlo premuto, girare il funky switch e potete fare micro regolazioni direttamente dal volante. In questa versione che ho io potrete anche creare dei diversi preset per la frizione. Nella parte qui sotto potrete andare a fare sia un aggiornamento firmware, sia in modo automatico oppure in modo manuale andandolo a selezionare. Ultimo settaggio possibile è Out Mode e serve per poter attivare la visualizzazione dell'applicazione Cube Control anche quando mettete a finestra intera i vostri giochi, perché può capitare quando selezionate su alcuni giochi schermo intero non potete switchare nelle finestre sotto, e questa modalità vi permetterà di poter visualizzare sempre la vostra applicazione.
Naturalmente c'è sempre l'ultima scheda, abbiamo un link veloce al sito di Cube Control e nel caso di domande vi rimanda alle FAQ del sito. Penso per la loro applicazione di avervi detto tutto. Passerei a SIMAB. Eccoci qui. Inizialmente dovrete andare nella scheda Device, fare Add New Device, andate a scegliere Cube Control e andate ad aggiungere il vostro GTX2. In questo caso io già l'ho fatto. Una volta selezionato ed attivato vi troverete in questa schermata. Nella prima scheda abbiamo la possibilità di variare l'illuminazione dello schermo fino quasi totalmente a spegnerlo. Io lo lascio tutto acceso per farvelo vedere meglio. Nella parte qui sotto abbiamo la possibilità di andarlo a indirizzare direttamente a uno schermo specifico, questo magari quando alcuni di voi hanno più schermi nella loro postazione. A quel punto sarebbe buona cosa indirizzare SIMAB proprio all'ID di questo schermo. Qui a destra abbiamo la possibilità di variare l'orientamento dello schermo, ma vi consiglio di lasciare tutto così e nel caso decidere solo se abilitare o meno la parte touch. Qui sotto potremo andare a scegliere le varie dashboard. Io in questo caso ho scelto quella fornita già da Cube Control perché la trovo molto in linea con l'estetica del volante. Nella parte qui a destra potremo decidere se far accendere lo schermo del volante direttamente quando parte SIMAB oppure quando entrate in gioco. E naturalmente ragazzi ci sono tutte le altre funzioni di cui è provvisto SIMAB, ragazzi andatevele un pochino a studiare. Nella seconda scheda, molto importante invece, abbiamo il primo slider sopra per variare l'illuminazione dei LED pulsanti, in questo caso lo lascio al massimo per farvela vedere bene. Potete scegliere diversi profili, ne potete creare quelli che volete. Io come vedete ho creato questo con i miei colori. Nella parte qui sotto potete creare dei profili che vanno a illuminare alcuni specifici tasti, alcune parti di illuminazione con la telemetria. E naturalmente ci sono anche altre funzioni che potete dare attraverso l'illuminazione, ma ragazzi sono tutte funzioni che già consente SIMAB. Naturalmente poi nell'ultima schermata avete la possibilità di assegnare ad un funky switch, per esempio, la possibilità di ciclare le varie schermate di una stessa dashboard, oppure magari la possibilità di andare a ciclare tutte le dashboard che avete salvate nel vostro SIMAB. Ma penso anche per SIMAB di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Voglio sottolineare in questo punto il software proprietario di Cube Control è in continua evoluzione. Al momento dell'uscita della recensione non so quale firmware sarà uscito o se sarà anche uscito quello a cui ho avuto accesso io, ma il loro software engineer sta lavorando alacremente a migliorare tantissimi aspetti e personalizzazioni. E sottolineo anche gli ultimi aggiornamenti che hanno fatto per migliorare la sensibilità delle frizioni, in realtà aggiornamenti che sono fruibili anche su tutta la serie di volanti Cube Control. Io in realtà ho approfittato e aggiornato anche l'F-Core. Anche lì devo dire che la parte di calibrazione delle frizioni e del segnale personalmente è tangibilmente migliorata. E già un pochino vi anticipo che ci saranno tante regolazioni aggiuntive, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità Dual Clutch. Ci vedremo in un futuro video in cui magari parleremo di tutte le migliorie che sono state apportate al loro software. Arriveremo adesso alle conclusioni finali e inizierei come sempre a parlare dell'ergonomia, davvero ottima sulla parte dell'impugnatura. Tengo a sottolineare che l'esperienza di guida sia in formato 30 che 32 è leggermente diversa dalla maggior parte dei volanti che ho provato fino ad oggi. Questo per il posizionamento del mozzo rispetto all'impugnatura. In realtà infatti come vedete, seppur ha una forma da volante GT, la parte anche dello schermo è molto ribassata rispetto il suo asse. E dico questo perché di solito la maggior parte dei volanti che anche utilizzano schermo hanno questa parte piena e a livello visivo mentre guidate vi fa un effetto totalmente diverso. E come dicevo, il posizionamento del mozzo rispetto all'asse di guida dà una sensazione diversa quando andate a ruotare il volante. Con il fatto io poi soprattutto che mi capita per recensioni di guidare con diversi tipi di volante, ho apprezzato la peculiarità di guida che offre questo prodotto. Questo genere di allineamento di solito infatti è utilizzato prettamente per le auto GT. Tornando quindi al comfort, io vi rifaccio vedere anche con le mie mani come si comporta. A parte del feedback dei paddle, personalmente sempre di altissimo livello. Chi già ha avuto prodotti Cube Control penso che sappia di cosa sto parlando. Ma in questo punto voglio sottolineare quello che è l'aspetto che a me ha fatto innamorare di questo volante, sono i pulsanti.
per molti i pulsanti sono tutti uguali, vi dico che questi sono di altissimo livello. Hanno una prima parte piena, un po' gommosa, poi sentite il click e c'è un'altra piccolissima parte di un altro millimetro nella parte finale. Hanno una buona corsa, ma soprattutto il feedback. Dal mio punto di vista, i migliori che ho provato di Cube Control. Personalmente è un tipo di feedback che avevo ritrovato anche negli ultimi pulsanti di Asher. Per quanto mi riguarda, molto belli. In più ho apprezzato sempre che Cube Control crei questi giochi diversi con alcuni pulsanti e in realtà quando ci andate a appoggiare le dita rende molto riconoscibile, soprattutto per esempio per me che gioco in realtà virtuale, quindi mi capita molto spesso di non vedere poi in realtà il volante. Dopo qualche settimana che ci giocate risulta molto semplice andare a individuare i pulsanti anche se non le vedete in maniera diretta. Ci ho messo un po' per abituarmi alla grandezza dello schermo, devo dire le scritte tutte totalmente visibili. In realtà non ho mai avuto problemi né con gli schermi da 4 né con gli schermi da 4,5, però a livello visivo con la linea che ha proprio questo prodotto devo dire che il 5 pollici ci sta davvero bene. Anche per quanto riguarda le configurazioni sia con i loro software che con SIMAB, tutto molto semplice. Altro aspetto che poi apprezzo sempre è il Cook-On. Io spero diventi un po' un must per tutti quanti. In realtà il mio sogno sarebbe che sia uguale per tutti, perché è un gadget davvero interessante, funziona benissimo, però se avete volanti di diversi brand sarete costretti tutte le volte a cambiare tutto e quindi si perde un pochino quella che è la bellezza di poterlo connettere l'altro volante e rialimentarlo con lo stesso tipo di connettore. Poi proprio per l'esperienza di guida must have sono diventati questi micro switch qui dietro, semplici da utilizzare per funzioni di KERS e DRS. Ragazzi, spero che il video vi sia stato utile e che sia riuscito a spiegarvi bene tutte le funzionalità e le mie impressioni su questo volante. Se avessi tralasciato qualche aspetto, mi raccomando, scrivetemi nei commenti e fatemi sapere, magari vi risponderò in un secondo momento. Come al solito ringrazio Cube Control per dare la possibilità al mio canale di poter recensire e testare i suoi prodotti. In questo caso l'ho provato per tantissimo tempo e spesso utilizzato anche a mani nude senza guanti e devo dire anche sulle impugnature è rimasto praticamente nuovo. Per quanto mi riguarda il materiale delle impugnature è uno dei più belli, bello sia al tatto che anche alla vista. Veramente ottimo lavoro. E voglio concludere dicendo, so che molti di voi come me piace guidare prettamente con il diametro da 30. Personalmente vi consiglio, nel caso decidiate di prenderlo, di fare un piccolissimo sforzo in più e magari prendere anche le impugnature aggiuntive e dargli una possibilità, perché vi dico, soprattutto se avete basi di una certa potenza a cui il diametro fondamentalmente non fa cambiare quella che è l'espressione dei dettagli e della potenza, sono certo che ne rimarrete particolarmente colpiti. Naturalmente parliamo della fascia più alta di quella che è la linea di Cube Control e abbiamo un prezzo di 1.692 euro, un prezzo molto importante, ma come ho cercato di sottolineare in tutta la recensione parliamo di materiali e lavorazioni molto particolari per essere fatti da un'azienda artigianale. Trovo sempre tante attenzioni, in questo caso anche continui miglioramenti per quanto riguarda la parte elettronica dei pulsanti. Dal mio punto di vista lo trovo allineato a quelli che sono anche altri prodotti di questa fascia. Poi naturalmente l'aspetto estetico lo lascio giudicare sempre a voi e quindi lascerò tutti i link in descrizione per poterli acquistare. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!